Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi di nuovo con i Runic Tarot. Utilizzerò di nuovo questo meraviglioso mazzo che appunto io uso da alcuni video, quindi da alcuni giorni. È un mazzo molto bello, a mio avviso unico nel suo genere, proprio perché permette appunto di unificare queste due tradizioni antichissime degli arcani maggiori e minori e soprattutto appunto delle rune. Ovviamente voi sapete che comunque io tendo sempre poi ad alternare i vari mazzi che appunto utilizzo sul canale, di conseguenza ovviamente non utilizzerò sempre e solo d'ora in avanti il Runic Tarot. Io ovviamente come sempre alterno, quindi poi utilizzerò anche altri mazzi e altri metodi. Però appunto voglio permettere un po' a tanti di voi di poter conoscere meglio questo mazzo, perché a mio avviso ne vale veramente la pena, proprio perché, come avrete visto anche nei due video precedenti, permette di analizzare in maniera piuttosto dettagliata qualsiasi posizione della stesa noi andiamo a trattare. Allora, quest'oggi utilizzerò un nuovo metodo appunto di stesura, che è il metodo della croce runica, che è un metodo che prevede appunto 6 rune. Avremo posizione centrale presente, passato, futuro. Nella posizione più bassa appunto della croce gli elementi nascosti, tutto ciò che davvero ha dato origine alla situazione, tutto ciò che noi non conosciamo ma che in realtà influenza in maniera importante la questione trattata. In posizione più alta avremo gli ostacoli, quelli che incontriamo e che andremo ad incontrare sul nostro cammino, quindi ovviamente con relativo consiglio, ed infine in posizione più alta il futuro più lontano. Quindi che cosa accadrà ovviamente una volta superati proprio questi ostacoli identificati dalla quinta posizione. D'accordo? Quindi avremo due posizioni in riferimento al futuro, il futuro più immediato e il futuro un po' più lontano, tenendo conto appunto dei vari ostacoli che possono in qualche modo rallentare la situazione. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo meraviglioso mazzo e al metodo della croce runica? Andremo a chiedere: ripensa ogni tanto a me, a noi, a quello che siamo stati, a quello che ci siamo dati. Quindi parliamo di una storia finita, ovviamente ragazzi non da 2 giorni, da diverso tempo. Quindi vogliamo cercare di capire questa persona nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. Se ha pensato a voi e in quali termini, come procede la sua vita, anche nel presente, come si muoverà e se si muoverà ovviamente nell'immediato futuro, gli ostacoli al muoversi verso di voi, cosa voi non sapete di questa persona, di quello che potrebbe aver fatto dopo la rottura da voi e quindi dopo il relativo allontanamento, ed infine il futuro più lontano, quindi se questa persona in qualche modo potrebbe tornare nella vostra vita, magari spinto da un desiderio o da un sentimento che in realtà non è ancora spento del tutto, perché no? Dunque, io inizio a mescolare questo mazzo e dunque per il principio di sincronicità, per tutte coloro che si imbatteranno in questo video, lo sceglieranno e che hanno un grande amore, a cui ripensano spesso, vogliamo cercare di capire questo grande amore, se ripensa appunto a loro, in che termini, e se eventualmente potrà ritornare. Vediamo un po'.
Perfetto. Allora, io ovviamente metto il mazzo in questa posizione in modo che appunto non possa dare fastidio alla stesa. Allora, iniziamo ovviamente con la prima posizione, ossia appunto la posizione centrale, cioè il presente della situazione. Quindi come questa persona sta vivendo la sua vita ovviamente lontano da voi e se ovviamente questa persona ripensa, ripeto, a voi, al vostro rapporto, al suo passato, a quello che siete eventualmente stati e che magari vorrebbe poter, diciamo, rivivere con voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il matto. Allora, certo che questa persona vi sta pensando e vi dirò di più, sta anche pensando ad un movimento da compiere, ovviamente, verso di voi. Questa è sicuramente una persona che è in un momento di grande cambiamento nella sua vita. È una persona che ha voglia appunto di ripartire da zero. È una persona che vuole mettere da parte doveri, vuole mettere da parte oneri per vivere soltanto di un eterno presente che possa essere magari anche leggero, che possa anche apparire superficiale, ma che lo faccia stare bene. Questa è una persona che deve aver vissuto un periodo della sua vita molto molto pesante, un periodo che gli ha impedito di essere felice. Questa è una persona che ha bisogno di tornare a respirare aria pura, perché è una persona che si sente e si è sentita costretta in un rapporto e in catene che lui non voleva e non desiderava. Ovviamente non il rapporto con voi, ma quello che potrebbe aver vissuto successivamente a voi. Perché la carta del matto ci parla di possibili frequentazioni, una probabilmente in particolare, che lo hanno appesantito al punto che questa persona ha voglia di fuggire, proprio come il matto. Ecco perché vi dicevo che è una persona pronta a ripartire da zero. Ovviamente guarda verso un orizzonte, il suo orizzonte siete voi, quindi la consultante, ma non in maniera programmata o in maniera organizzata. Cioè questa persona non sta pensando, torno da lei, la richiamo, provo a capire un po' quale possa essere la sua condizione attuale, cioè se sia libera o meno, e poi ricominciamo la frequentazione. No, questa persona sta pensando, ho voglia di lei, ho bisogno di lei, vorrei tornare da lei. Dunque un giorno, oggi, domani, tra un mese, potrei farlo. Cioè il matto non ha progetti ben precisi e non li vuole fare, proprio perché, vi ripeto, il matto proviene da un percorso difficile che lo ha fatto sentire profondamente in catene. Quindi sicuramente vi pensa, assolutamente sì, vi desidera anche fisicamente, ma non in maniera totalizzante, cioè non è il diavolo. Questa non è una persona che in questo momento sta pensando torno da lei per un nuovo giro in giostra, quindi non sta pensando a voi come ad un mero divertimento. Poi potrebbe diventarlo, per carità, ma in questo momento non vuole, tra virgolette, passatemi il termine, usarvi per esempio, vivere dei momenti piacevoli, appunto di leggerezza.
Questa è una persona che vuole tornare da voi per ritrovarvi e ritrovare se stesso, la propria libertà. Quindi è una persona comunque, vi ripeto, che ha un profondo bisogno di cambiamento ed è una persona pronta al cambiamento, ma non pronta, vi ripeto, di nuovo, per esempio, ad un 4 di denari o a un 4 di bastoni, cioè non è una persona in questo momento pronta ad una storia definitiva. Il matto ci parla di curiosità, ci parla di, vi ripeto, attrazione, ci parla di tenerezza, comunque di emozioni nel momento in cui ripensa a voi o per esempio rivede qualche vostra foto, ma è una persona che in questo momento non vuole legami e comunque potrebbe, come è tipico della carta del matto, essere in procinto di liberarsi da un legame o anche da più frequentazioni che questa persona potrebbe aver appunto inanellato, avuto dopo la vostra storia. Quindi questa persona ha voglia di ricominciare e ovviamente sta pensando a voi per ricominciare, ma in quali termini? Non come una storia. Questo almeno, ragazzi, nel momento presente. È una persona curiosa che ha voglia di risentirvi, di riparlarvi, perché il matto ci parla anche di comunicazioni, quindi ha voglia di scrivervi, di parlarvi, ma non sa come, dove, quando farlo. Cioè, vi ripeto, non è una persona che sta pensando, ok, stasera alle 7:30 la chiamo. No, è una persona che pensa, probabilmente domani o dopo proverò a chiamarla, ma non so quando, non so cosa le dirò, non so come mi ripresenterò a lei, ma lo farò. Quindi il matto rimanda tutto ad un futuro immediato, non lontano, perché il matto non conta di agire con lentezza, non è l'eremita che ha un'azione ben precisa, programmata e lunga nel tempo. Il matto agisce con velocità, quindi pensa di sentirvi a breve, ma ovviamente non programmando né cosa dirvi e né il motivo del suo ritorno. La runa legata alla carta del matto infatti è Hierà, che è una runa molto bella, che ci parla proprio appunto di un cambiamento che deve mettere fine ad un periodo di insoddisfazione, un ciclo nuovo della vita del soggetto della stesa, che andrebbe in teoria a ripagarlo di tanti sacrifici e insoddisfazioni, della tanta attesa, dei momenti di pazienza che questa persona può appunto aver portato, per esempio, nell'attesa di rivedervi o di risentirvi. Cioè, non vi nego che questa persona, comunque, poi lo andremo a vedere bene anche nella posizione del passato, ha pensato comunque a voi, ha pensato di ritornare da voi. Quindi per lui è stata un'attesa dura, difficile, nonostante possa aver avuto qualcun altro, ma di solito il matto qualcun altro ha avuto, vi ripeto. E ovviamente il pensare di potervi rivedere, risentire, per lui è comunque una sorta di ricompensa che il karma gli sta facendo per poter appunto ritornare da voi ed essere ricompensato, vi ripeto, nelle sue attese, pazienza e fatica. Quindi Hierà ci parla proprio della resistenza, della temerarietà, del coraggio, della forza d'animo. Cioè questa persona evidentemente non si è mai persa d'animo, Ha sempre pensato comunque prima o poi da lei io potrei tornare, ci rivedremo. Cioè non ha mai visto come chiusa del tutto la vostra storia. Quindi ha atteso tanto il ritorno da voi, ma ha anche accettato queste tempistiche. Perché Hierà ci rimanda proprio alla comprensione del flusso degli eventi, al rispetto delle tempistiche. Cioè, secondo questa persona, tutto è accaduto per una ragione e quindi in qualche modo ha sempre pensato
le ricompense saranno sicuramente più grandi di ciò che addirittura io vado ad aspettarmi. Quindi aspetto volentieri il momento in cui io la rivedrò e la risentirò. Cioè questa persona già dava per scontato che sarebbe comunque stata ripagata a tempo debito dell'esservi stato comunque lontano. Quindi non ha voluto forzare i tempi. Ecco perché molto probabilmente, vi ripeto, a parte la presenza eventuale di altre persone, ma non ha mai voluto forzare i tempi, spingendo per esempio sull'acceleratore, perché evidentemente nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi non lo riteneva opportuno. È un atteggiamento un po' fatalistico? Sì, probabilmente sì, ma se questa persona sino ad ora non vi ha cercato, non è perché non aveva più interesse per voi, perché vi ha dimenticato, assolutamente no. Ha preferito permettere al karma di effettuare quello che è il percorso giusto evidentemente per voi. Inoltre, vi ripeto, la runa Hierà ci parla proprio di un qualcosa che finisce per dare spazio a un qualcosa di nuovo. Quindi un rapporto che finisce per dare vita ad una nuova eventualmente frequentazione, quella con voi. Quindi effettivamente questa persona potrebbe aver avuto o potrebbe avere anche nel presente una frequentazione ancora aperta, che però vi ripeto è in via di chiusura o comunque di risoluzione. D'accordo? Ora vediamo a questo punto appunto il passato, cioè ciò che questa persona ha vissuto subito dopo la chiusura con voi. Quindi cerchiamo di capire effettivamente se ha frequentato qualcun altro e ovviamente che tipologia di rapporto c'è stato con questo qualcun altro. Allora, qui abbiamo l'imperatrice. Sì, c'è stato qualcun altro. Allora, io già con la carta del matto vi appunto preannunciavo la presenza di un'altra persona al suo fianco. Allora, in tarologia voi sapete che mentre la papessa rappresenta la consultante, l'imperatrice rappresenta l'altra. Quindi è chiaro che questa persona, dopo aver comunque lasciato voi o dopo comunque essersi allontanata da voi, potreste averlo lasciato voi, ha trovato comunque un'altra compagna, un'altra persona, un'altra frequentazione, un'imperatrice, quindi una donna sicuramente giovane, una donna anche per carità di bell'aspetto, che in qualche modo lo ha attratto momentaneamente e gli ha fatto pensare di poter ricostruire una nuova vita da un punto di vista sentimentale. L'imperatrice solitamente è una donna gravida oppure che ha appunto avuto da poco un bambino, quindi potrebbe essere una donna giovane che potrebbe aver avuto un figlio da un precedente rapporto, da un precedente matrimonio, oppure che potrebbe aver avuto un figlio da lui e con lui. Quindi qui c'è la possibilità che questa persona abbia avuto effettivamente un'altra donna che in qualche modo gli ha fatto pensare alla volontà di ricostruire la propria vita sentimentale, addirittura avendo anche magari dei figli, perché no? È chiaro che però l'imperatrice, vi ripeto, ha anche dei lati negativi, perché generalmente può essere appunto una donna giovane o di età, quindi di esperienza, oppure anche caratterialmente inesperta per quanto riguarda l'amore, la gestione pratica dei sentimenti. Quindi l'imperatrice potrebbe essere stata una donna particolarmente infantile, poco matura, poco saggia, una donna anche a volte capricciosa, pretenziosa e una persona a volte un po' frivola, che dunque dava magari troppa importanza, per esempio, all'aspetto materiale, economico e finanziario della storia, o comunque può aver dedicato solo inizialmente tutte le sue attenzioni a questo rapporto con lui
per poi in qualche modo, diciamo, allontanarsene. Quindi potrebbe aver, diciamo, dato a lui l'abbaglio di essere la donna giusta, ma poi obiettivamente questa donna può essersi invece rivelata, diciamo obiettivamente, assolutamente non la compagna giusta, bensì una ragazza piuttosto leggera e superficiale. Però è chiaro che, soprattutto nel caso in cui abbiano avuto un figlio, questo rapporto richiedeva e richiede anche nel presente responsabilità e attenzione da parte di entrambi, ma in particolar modo lui sente di dover delle attenzioni a questo rapporto, quei legami soffocanti, quelle catene di cui vi parlavo prima con la carta del matto. Quindi è chiaro che questa persona si è sentita comunque delusa da questa donna, ma obiettivamente ormai l'impegno era stato preso. E che impegno, soprattutto nel caso in cui, per esempio, abbiano avuto un figlio o abbiano comunque portato avanti una convivenza. Quindi questa donna è stata per lui una grande delusione, oltre che un impegno, vedete, più grande di quello che lui evidentemente era disposto a prendersi. La carta dell'imperatrice, difatti, vedete, rappresenta ed è legata appunto, come ci rimanda proprio questo simbolo, alla runa Berkanu. Berkanu parla ovviamente di nuovo di nascita, di concepimento, di gravidanza, di eventi che inizialmente potevano parere molto felici, eventi familiari che hanno portato ad amore, ad armonia, vi ripeto, a fertilità, a una vita di coppia che sembrava improntata al successo. Guardate che Berkanu ci può parlare anche, vi ripeto, di convivenza, di fidanzamento ufficiale, addirittura anche di matrimonio. Quindi tra queste due persone ci sono stati dei progetti importanti, un inizio importante. È chiaro che sicuramente questa persona obiettivamente poi ha scoperto l'altra faccia della medaglia, perché Berkanu in accezione negativa ci parla di grossi ostacoli, un rapporto che si arresta improvvisamente, quindi mancanza di evoluzione, mancanza di progresso, e un rapporto familiare che stava diventando appunto invadente e soffocante per il soggetto della stesa. Quindi, a mio avviso, ragazzi, con questo abbinamento matto imperatrice, quest'uomo si è legato ad una donna in maniera troppo frettolosa, senza pensarci troppo su, vi ripeto, facendosi magari abbagliare dalla bellezza, dalla sensualità, dalla giovinezza di questa donna, ma senza obiettivamente capire che non era la persona giusta. E quindi si è impegnato troppo. Questa cosa ovviamente lo ha fatto sentire in trappola, ecco perché il matto. Ecco perché questa persona ad oggi ha la necessità di fuggire da questa situazione. Vediamo in questa posizione però che cosa sta per accadere, quindi nel futuro più immediato, tra voi e questa persona. Vediamo un po', quindi prossimi giorni, prossime settimane. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il paggio di pentacoli. Allora, il paggio di pentacoli ci parla di, ovviamente, un contatto, una comunicazione, ci parla di un sentirvi, di un ricercarvi, però con estrema lentezza, perché parliamo di pentacoli, e ovviamente con una certa furbizia, proprio perché appunto parliamo di pentacoli. Cioè, mentre nel presente, vi dicevo con la carta del matto, questa persona non ha dei grossi programmi, non ha progetti, non sa come, dove, quando tornare da voi, cosa dirvi, con quale faccia ripresentarsi a voi,
In futuro, nell'immediato futuro, questa persona si fermerà a pensare, metterà da parte il matto per un attimo e inizierà a ragionare, a far parlare ovviamente il mentale, la razionalità. Quindi inizierà invece a programmare, a progettare un riavvicinamento, vi ripeto, piuttosto furbo nei vostri confronti, ma non con l'intento in qualche modo di imbrogliarvi, non è una truffa a vostro danno, ma vuole cercare di capire se effettivamente è o meno il caso di tornare da voi e ovviamente con quali modalità, ma lo farà. Perché il paggio di pentacoli ci parla proprio di comunicazione, quindi di un, diciamo, ritornare a scambiarsi parole, piuttosto che like sui social, l'amicizia sui social, piuttosto che un commento a qualsiasi cosa voi possiate postare. Nel caso in cui siate colleghi di lavoro, questa persona potrebbe, per esempio, offrirvi un caffè o salutarvi in maniera magari più calorosa rispetto a come aveva fatto sino ad ora. Quindi il paggio di pentacoli ci parla di un riavvicinamento, seppur lento, ma programmato nei minimi dettagli, con una certa astuzia. Quindi, se nel presente questa persona è il matto, in futuro questa persona ovviamente assumerà un altro aspetto caratteriale molto più, vi ripeto, attento al particolare, a come va a muoversi. Il paggio di pentacoli non rappresenta uno sprovveduto, rappresenta una persona che si muove con cognizione di causa. Rappresenta una persona che sa e conosce le reali motivazioni per cui vuole riavvicinarsi ad una persona. È una persona che si è guardata dentro, è una persona che ha capito cosa vuole, una persona che ha effettuato appunto una scelta che ovviamente include il ricercarvi. Agirà con lo stesso coraggio del matto, perché parliamo di un paggio, soprattutto un paggio di pentacoli, che agisce in maniera molto giovanile, quindi in maniera molto spavalda, con temerarietà, con coraggio, ma è una persona che quando tornerà saprà che cosa dirvi e saprà in qualche modo, o cercherà in qualche modo, di riportarvi verso di lui. Quindi, vi ripeto, si farà avanti questa persona? Sì, con dei piccoli gesti, un piccolo dono, una piccola azione, che porterà poi allo sviluppo di un qualcosa di più. Ma tornerà con le idee ben chiare stavolta. Saprà gestirsi e saprà gestire la situazione. Quindi il paggio ci parla di nuove iniziative, nuovi progetti. È chiaro che ovviamente sono buone notizie in arrivo, ma parliamo di pentacoli, quindi materialità. Quindi una persona che si muoverà in particolar modo, sì certo con entusiasmo, ma sicuramente non con tutta questa spontaneità che lui vorrà invece spacciare. Cioè, a voi sembrerà che questa persona ritorni, vi ripeto, in maniera spontanea, calorosa. In realtà è tutto programmato. Quindi in realtà nel caso in cui voi doveste incontrare questa persona e a voi può sembrare una casualità, non lo sarà. Come potete inoltre notare, qui abbiamo due rune che si notano immediatamente. La prima è Dagas e la seconda è Isa. Dagas è una runa molto bella che parla di serenità perché è legata all'arcano della temperanza. Quindi ci parla di equilibrio, ci parla di opportunità, ci parla di comunicazioni, di nuovo, ci parla di crescita, ci parla di sfide da vincere e vinte. Quindi della capacità di superare anche gli ostacoli che possono sembrare più insormontabili, anche le sfide più dure, con grande volontà, temerarietà, coraggio e saggezza.
Vi ripeto, questa persona, tornando da voi, rischierà parecchio. Prima di tutto perché potrebbe avere al suo fianco ancora questa imperatrice, Ve lo dicevo già dall'inizio. Ma soprattutto perché non sa dall'altra parte del telefono chi trova, cioè non sa bene quale possa essere la vostra reazione. Di conseguenza agirà con coraggio, con temerarietà, superando anche, vi ripeto, gli ostacoli più insormontabili. Voi potreste essere impegnate, innamorate, felici. Per lui diventerà una vera e propria sfida. Ma accetterà questa sfida, perché la vuole vincere. Quindi molto probabilmente voi vi troverete di fronte ad una persona molto diversa rispetto al passato, che agirà, vi ripeto, però, come ci suggerisce Dagas, però con attenta pianificazione. Esattamente lo stesso significato del paggio di pentacoli. Quindi saprà come, dove, quando, come gestire la situazione, come gestirsi. Quindi non lascerà nulla al caso. Agirà senza timori, senza insicurezze, mettendoli da parte momentaneamente, perché ha un obiettivo, ha un traguardo che vuole raggiungere, cioè ricominciare a sentirvi, a parlare con voi, a rompere il ghiaccio. Quindi vuole riprendere a starvi accanto, vuole ritornare da voi questa persona ed è disposta a fare di tutto, anche di correre dei rischi, pur di tornare da voi. Ma io vi parlavo anche della seconda runa, questa linea verticale che incide in due la runa Dagas, che è appunto Isa. Isa è legata all'arcano dell'eremita e ci parla di attenta riflessione. Ci parla di calma, di consapevolezza, di, d'accordo, coraggio, temerarietà, ma di una saggezza e una maturità che portano ad agire non impulsivamente. Cioè lui agirà dopo un'attenta riflessione, proprio per riuscire a gestire al meglio la situazione. Ma perché ora sa, anzi saprà che cosa vuole veramente. Questa persona comprenderà al meglio i suoi sentimenti. Dopo questo lungo momento di distacco, saprà finalmente che cosa vuole, ma perché si è guardata dentro questa persona. E quindi porterà ad una sorta di disgelo, ovviamente, della storia. Ma Isa ci parla purtroppo di tempi lenti, quello di cui vi parlavo con il paggio di pentacoli. Quindi non vi aspettate immediatamente domani o tra una settimana un messaggio, un like. Qui ci vuole tempo, ma lo fa con consapevolezza, perché questa persona evidentemente, vi ripeto, deve capire bene cosa vuole, se è il caso di rischiare. Lo farà? Sì, ma prima deve riflettere. Guardate come appunto queste due rune vanno perfettamente a sposarsi con il significato del paggio di pentacoli. Quindi sì, ci sarà un movimento, assolutamente sì, ma non nei tempi brevi che voi vorreste, evidentemente. Questa persona deve rifletterci su, deve capire come muoversi per poter vincere, perché questa persona, ragazzi, vuole vincere, d'accordo? Ma lo farà con saggezza e prudenza, tenendo conto del flusso degli eventi, quel flusso degli eventi di cui vi parlavo appunto con il matto. Questa persona non vuole precorrere i tempi, ma perché fondamentalmente non vuole sbagliare ed evidentemente non vuole rischiare troppo. Vediamo in questa posizione però ciò che obiettivamente è alla base di questa situazione, cioè anche eventualmente di questo suo ritornare da voi, ciò che voi non sapete di questa persona, tutte quelle influenze che vi sono state sino ad ora nascoste. E qui abbiamo appunto l'eremita, lo abbiamo chiamato praticamente con appunto, vedete, la runa Isa. Allora, l'eremita ci parla di una riflessione, ma una riflessione che questa persona sta portando dentro di sé da molto tempo. Come vi dicevo con il matto, questa persona, nonostante possa aver avuto questa imperatrice,
possa averla addirittura anche sposata, possa conviverci, avere un figlio, non ha mai smesso di pensare a voi, mai. L'eremita tra gli arcani, assieme alla temperanza e alla giustizia, è quello che ha i tempi più lunghi, parliamo anche di anni. Quindi questa persona è rimasta sempre legata al vostro ricordo, non ha mai smesso di pensare a voi e non ha mai smesso di pensare, come vi dicevo con la carta del matto, ad un eventuale vostro ritorno. Ma, proprio come vi dicevo con la carta del matto, questa persona non ha mai cercato in qualche modo di ritornare da voi forzando dei tempi, ma si è preso un lungo tempo anche probabilmente per poter guardarsi dentro. Quindi questa persona ha preferito crescere anche sentimentalmente per quanto riguarda una sorta di esperienza per poter ritornare da voi attendendo appunto il disgelo, quel disgelo di cui ci parla appunto Isa. Perché questa persona sa che nel momento in cui torni da voi e quindi ci sia un po' di nuovo questo riprendere il contatto, questo rompere il ghiaccio, ripartirà tutto in automatico, perché lui si sentirà più aperto, più disponibile nei vostri confronti e nei confronti anche di una nuova relazione. Ecco il matto, vi dicevo che nel presente questa persona ad oggi, in questo momento, nel momento in cui voi andate a guardare questa stesa, non è pronta ad iniziare un nuovo rapporto. Quindi se anche dovesse tornare oggi questa persona, non sarebbe la persona giusta per voi e lui non vuole questo. Lui vuole tornare quando è veramente convinto di fare la scelta giusta, quando sa di poter essere, vi ripeto, più leggero, con pochi pesi sulle spalle per poter affrontare appunto un ritorno come si deve, per poter vivere appieno il momento del vostro ritorno. Cioè per questa persona tornare da voi deve essere una festività, una gioia, deve sentirsi di nuovo invogliato ad amare e ad essere amato. Ecco perché sicuramente questa persona in questo momento non è ancora pronta a tornare e c'è nel presente il matto, perché non si sente ancora matura abbastanza per potersi prendere le proprie responsabilità di quello che ha fatto con questa imperatrice, che ha costruito con questa donna, ma anche con voi evidentemente. Perché comunque l'eremita ci parla anche di una presa di coscienza di ciò che può aver sbagliato nel rapporto con voi. Quindi questa persona vuole assolutamente cercare di rimediare anche agli sbagli che ha commesso con voi. L'eremita generalmente è rappresentato da un individuo anziano, quindi una persona matura, saggia. Quindi questa persona potrebbe avere al suo fianco un eremita, cioè un uomo, un padre, uno zio, un nonno, un amico però più grande di lui, che può aiutarlo con consigli ovviamente molto positivi, di grande saggezza e maturità, che possono dunque portare questa persona a prendersi dei tempi lunghi, perché ragazzi qui le tempistiche sono effettivamente lunghe, tra il paggio di pentacoli e l'eremita sono tempi effettivamente lunghi, però è un tempo lungo propedeutico ad un ritorno come si deve. Quindi tornerà quando sarà veramente disponibile ad innamorarsi. Vi ricercherà quando sarà veramente disponibile a ricominciare a voler amare. Perché ad oggi questa persona purtroppo si sente ancora in grande difficoltà. In questo momento è il matto, quindi senza programmi, ancora appesantito dalla presenza di questa imperatrice. Ma quando tornerà, questa persona si sentirà pronta a ricominciare. Vi ripeto, tornerà, come ci suggerisce Isa, con il disgelo. E allora prenderanno corpo di nuovo, appunto, i suoi desideri, anche nei vostri confronti. Vediamo in questa posizione però gli ostacoli, cioè obiettivamente tutto ciò che
andrà ad ostacolare appunto il vostro rapporto ed il ritorno appunto di questa persona nella vostra esistenza e nella vostra vita. Sono ostacoli che ovviamente riguardano il presente, ma ovviamente anche il futuro. Allora, vediamo. E qui abbiamo il paggio di coppe. Allora, il paggio di coppe potrebbe rappresentare, vi ripeto, o la presenza di un figlio, ve l'ho detto con l'imperatrice, per cui questa persona ovviamente non si sentirà chiaramente libera di potersi muovere, diciamo, con totale leggerezza. Oppure, obiettivamente, il paggio di coppe potrebbe rappresentare un eventuale compagno che voi potreste avere, però un paggio, quindi una persona particolarmente giovane, alla quale voi ovviamente piacete molto e che potrebbe appunto corteggiarvi. Nel caso in cui ovviamente voi non abbiate ad oggi nessuno, vi ripeto che questa posizione ci parla del presente ma anche e soprattutto del futuro, quindi ostacoli futuri. Quindi voi potreste conoscere una persona, vi ripeto, molto giovane, grosso modo i paggi si attestano attorno al massimo alla trentina d'anni, che potrebbe corteggiarvi con grande intensità e desiderio. Quindi questo paggio ci può parlare proprio di un individuo che potrebbe veramente perdere la testa per voi e iniziarvi a corteggiare in maniera molto romantica, perché parliamo di un paggio di coppe, con l'intenzionalità appunto di ottenere un posto al vostro fianco. Quindi è chiaro che in questo caso il paggio può rappresentare un ostacolo sia nel caso in cui lui abbia ovviamente un figlio, che rappresenterà un elemento importante nella sua vita, ma come giusto che sia, proprio perché lui si sentirà in qualche modo in colpa nel voler lasciare ovviamente questa donna per iniziare di nuovo una frequentazione con voi. Oppure, vi ripeto, potrebbe essere proprio un rivale in amore, quindi una persona che in qualche modo potrebbe appunto ostacolare il ritorno al vostro fianco, perché voi, essendo un paggio di coppe, potreste esserne ammaliate. Quindi questa persona, con questo suo atteggiamento così romantico, suadente, sensuale, potrebbe accattivarvi non poco. D'accordo? Quindi abbiamo questa duplice opzione. Chiaro che non è detto che ci debba essere per forza solo o una o l'altra occasione, potrebbero presentarsi entrambi, cioè questa persona potrebbe avere un figlio che potrebbe quindi rappresentare un elemento di colpa importante per la propria anima e la propria moralità, per cui quest'uomo potrebbe in qualche modo, vi ripeto, sentirsi in colpa nel voler lasciare la madre di questo bambino per iniziare qualcosa con voi, ma potrebbe anche essere che voi possiate contemporaneamente incontrare questa persona, che quindi potrebbe iniziare a corteggiarvi. Quindi potrebbero presentarsi entrambe contemporaneamente le due opzioni. Non è detto che una escluda per forza l'altra, d'accordo? Nel caso in cui però stiamo parlando chiaramente di un figlio, è chiaro che questo figlio potrebbe, vi ripeto, rappresentare non solo un elemento di colpa, ma in qualche modo potrebbe rappresentare anche un bambino problematico, perché potrebbe in qualche modo risentirne, come accade molto spesso chiaramente, nel momento di difficoltà dei genitori e quindi mostrare delle sue, a sua volta, difficoltà da un punto di vista emotivo, psichico. Potrebbe essere un bambino, mi auguro di no però, ma potrebbe essere una delle opzioni che ha appunto una salute piuttosto cagionevole, mi auguro però di no, sinceramente, ma potrebbe essere quindi un figlio che potrebbe dare proprio delle grosse preoccupazioni, ovviamente giuste, perché è suo padre, quindi è normale preoccuparsene, d'accordo? Quindi nel caso in cui però lui non abbia figli,
o nel caso in cui, vi ripeto, questo bambino stia assolutamente benone, e me lo auguro di cuore, è chiaro che rappresenta un elemento però di rimorso non indifferente, d'accordo? Per quanto riguarda lui in particolar modo. Nel caso in cui questa persona però, vi ripeto, non abbia figli, questo paggio di coppe rappresenta un'altra persona, quindi una persona che si presenterà a voi, che sarà immediatamente portato a corteggiarvi, perché è proprio la carta del corteggiatore, una persona che vorrà far colpo su di voi e che vi mostrerà sin da subito ciò che prova per voi. Quindi è una persona molto diretta, una persona, vi ripeto, giovane e spontanea, che a livello anagrafico non supera la trentina o comunque più giovane di voi. Guardate, qui abbiamo due rune appunto legate. Riconoscete immediatamente la runa Sovilo e accanto la runa Hansus. Entrambe sono due rune molto importanti, molto potenti e molto belle, in particolar modo Sovilo, che ovviamente è legato all'arcano appunto del sole. Sovilo ci parla di luce, appunto, ci parla di una new entry proprio nella vita del consultante, che rappresenterà un po' una sorta di ideale, la realizzazione di un ideale. Quindi per voi questa persona rappresenterà un po' l'ideale di uomo, ecco perché diventerà un vero e proprio rivale. È una persona che vi spingerà a nuove forme di amore, di desiderio, anche di erotismo. Vi spingerà ad agire anche con coraggio per poter portare avanti in maniera importante anche questa storia e questa frequentazione, senza dubbi e perplessità. Quindi vi ripeto, questa persona vi piacerà, perché è una persona creativa, sensuale, romantica, sentimentale, volenterosa, che agisce con velocità, che non pondera troppo, perché quando desidera qualcosa fa di tutto per cercare di ottenerla. Quindi è una persona votata alla vittoria, al successo. Sovilo ci può parlare addirittura anche di un colpo di fulmine, Quindi qui c'è una persona che potrebbe attirare la vostra attenzione e che voi potreste addirittura sentire come una sorta di anima gemella. Ci parla di incontri, ci parla di comunicazioni efficaci che avverranno anche quotidianamente, cioè voi avrete modo di vedere e incontrare spesso questa persona che vorrà vedervi spesso e quindi intraprenderete una storia o comunque una frequentazione che vi soddisferà da tutti i punti di vista. Questo è valido anche per quanto riguarda la runa Anzuz, che è legata all'arcano della morte, quindi questa persona provocherà un grande cambiamento in voi. Vi ripeto, vi farà anche notare nuovi modi di approccio nei vostri confronti, cioè voi potreste aver conosciuto uomini che sino ad ora si sono comportati con voi in una determinata maniera. Finalmente invece magari potreste incontrare quella persona che potrebbe invece dimostrarvi che ci si può anche avvicinare a voi in un altro modo, forse più romantico. Quindi sarà appunto una rivoluzione importante per voi, da un punto di vista proprio sentimentale, che vi porterà appunto a proficui scambi, momenti dialogici molto importanti, messaggi, comunicazioni, informazioni. Ci sarà proprio un parlare, un confrontarsi con questa persona quotidiano che vi piacerà molto. Cioè questa persona vi farà sentire la sua presenza nella sua vita. Quindi una persona che con le parole ci saprà fare come, perché saprà conquistarvi. Vediamo a questo punto, appunto in ultima posizione, il futuro. Quindi superati questi ostacoli e se si supereranno, diciamo, questi ostacoli, come appunto procederà il rapporto tra voi e questa persona, quindi in un ovviamente futuro più lontano. Vediamo un po'.
Ah, però, qui abbiamo la carta del diavolo. Ok. Allora, la carta del diavolo, ragazze, ci parla sicuramente di un rapporto che ovviamente partirà o ripartirà con questa persona dopo questo paggio di pentacoli, dopo che questa persona ha provato appunto e proverà a riscrivervi e riavvicinarsi a voi. Questa persona ovviamente mirerà a riavervi da un punto di vista pratico. E qui di fatti abbiamo la carta del diavolo. Ci saranno incontri però purtroppo nascosti, perché il diavolo ci parla di oscurità. Ci saranno incontri votati al tradimento, quindi alla non fedeltà evidentemente nei confronti di questa imperatrice. Il diavolo ci parla di un riassaggiare il rapporto con questa persona da un punto di vista carnale. Quindi incontri, vi ripeto, in cui ci sarà una passione, una libido alle stelle. Questa persona vi farà capire che vi desidera al 100%, che non può più fare a meno di voi, da un punto di vista, ragazzi, strettamente fisico, pratico, anche nonostante la presenza di questa imperatrice che potrebbe esserci tuttora e nonostante le preoccupazioni eventuali legate a questo paggio, quindi a questo eventuale figlio. Quindi qui la libido, il desiderio, sarà talmente importante che questa persona non guarderà ovviamente più a nulla, cioè metterà da parte morale, etica, tutto, pur di arrivare al suo scopo. Il suo obiettivo è il consumare questo ritorno con voi. Voi accetterete di buon grado perché la carta del diavolo ci parla di una sessualità ovviamente voluta da entrambi, vi ripeto, anche azzardata, che potrebbe portare dei rischi, perché il diavolo ci parla sempre di rischi. Rischi per quanto riguarda il rapporto con quest'altra donna, ma rischi che riguardano anche l'eventuale rapporto che voi potreste intrecciare con questo paggio di coppe. Quindi il tradimento del diavolo non è detto che sia solo fatto e portato avanti da lui nei confronti dell'imperatrice, ma potrebbe essere anche un tradimento che voi possiate portare ai danni di questo paggio con lui. D'accordo? Quindi potrebbe essere non più solo una triangolazione, ma anche ovviamente un rapporto tra due persone, voi e lui, entrambi impegnati. Lui con questa imperatrice e voi con questo eventuale paggio di coppe. Quindi voi potreste ovviamente abbinare la frequentazione di entrambi. Ecco perché la poca moralità identificata dal diavolo. Quindi una libido imperante che in qualche modo non farà più ragionare in maniera razionale e saggia il consultante, ma lo farà agire sotto l'impulso appunto del desiderio carnale. Perché voi potreste vedere contemporaneamente sia questa persona riallacciando eventualmente un rapporto, però vi ripeto ragazzi, è momentaneamente solo fisico, e quest'altro paggio di coppe, quindi averli entrambi, diciamo così, prestatemi il termine, sotto mano, ok? Il diavolo però ci parla sicuramente, vi ripeto, di incontri vissuti nel nascondimento, ma tremendamente piacevoli. Quindi voi godrete al massimo della potenza, al massimo della libido, e ovviamente
questi incontri non saranno unicamente fini a se stessi, cioè permetteranno al consultante, ma anche al soggetto della stesa, quindi anche a lui, di fare un'ulteriore riflessione circa la sua o la vostra condizione di legame ufficiale. Cioè questo momento, diciamo, di promiscuità potrebbe portare entrambi a riflettere ulteriormente sulla necessità di interrompere dei rapporti comunque ufficiali che evidentemente non vanno bene a lui, non va bene a lui, ma che ovviamente non andrà bene neanche a voi. Cioè evidentemente questo rapporto con questo paggio di coppe anche per voi, se inizialmente rappresenterà una novità importante, però poi potrebbe evidentemente non essere più sufficiente, perché voi poi cederete alle lusinghe di questa persona con cui c'è un diavolo, direi, piuttosto importante. Quindi potreste trovarvi di fronte appunto alla necessità di scegliere, di fronte a questa abbondanza, ovviamente, tra appunto due persone, questo paggio e questo soggetto della stesa. Stessa identica cosa che potrebbe ovviamente capitare a lui. Proprio perché, vi ripeto, il diavolo ci parla di una sessualità non vissuta unicamente fine a se stessa, ma una sessualità che comunque, se ovviamente al momento non viene vissuta comprensibilmente con razionalità, però sicuramente porterà successivamente a ovviamente una presa di posizione molto più importante. D'accordo? Quindi qui si parla sicuramente di incontri esaltanti, di rapporti molto intensi, di un piacere alle stelle, di una passione, di un magnetismo e di un'attrazione fortissima, al di là probabilmente anche degli schemi comuni. Cioè, vi ripeto, molto probabilmente voi andrete a vivere dei momenti con questa persona che non avete magari vissuto quando vi frequentavate la prima volta inizialmente. Questo però porterà entrambi all'auspicata liberazione da un legame precedente indesiderato, che magari sino ad ora lui non ha avuto il coraggio di chiudere e che voi non avrete magari inizialmente il coraggio di chiudere con questo paggio. D'accordo? Quindi ci saranno dei momenti che voi andrete a cogliere al volo per potervi vedere. Questo rappresenterà un forte rischio, proprio perché comunque quando esce la carta del diavolo si parla comunque sempre inevitabilmente anche di rischio, cioè del fatto di poter essere scoperti. Perché ovviamente qui c'è poca razionalità, qui il desiderio è troppo forte e di conseguenza sarà una sorta di propellente all'azione. Questo vi porterà ad agire e anche al volere in qualche modo superare tutti quegli ostacoli che possono essere visti come insormontabili. Quindi sia voi che ovviamente l'altra persona andrete proprio a sfidare persone, cose, karma, perché il rapporto e il desiderio l'uno dell'altra sarà talmente imperante che vi impedirà proprio di ragionare. Quindi la volontà sarà assolutamente indomita e l'attrazione talmente potente da portarvi anche a rischiare. Rischiare anche al punto da essere scoperti e quindi a portare inevitabilmente anche alla liberazione dal legame precedente. Allora, la carta del diavolo è anch'essa una carta che ha sicuramente delle tempistiche non eccessivamente lunghe, ma di media lunghezza, perché agisce entro 1, 2, 3 mesi al massimo, ma ha un'influenza molto lunga nel tempo, oltre i 5-6 mesi. Quindi che cosa significa questo? Che innanzitutto inizierete a sentire questa persona. Si sbloccherà la situazione, ci sarà una situazione appunto di disgelo che però poi porterà, anche complice ovviamente l'incontro con questo paggio di coppe, a un rapporto extraconiugale evidentemente o extra comunque rapporto ufficiale per entrambi, però molto intenso.
che potrebbe perdurare anche oltre i 5-6 mesi. Quindi qui non c'è comunque ancora in atto una vera e propria scelta. Il diavolo ci parla di una riflessione in più che vi porterà a iniziare a pensare: è il caso di chiudere il rapporto che ho in essere. Ma questa chiusura potrebbe avvenire dopo oltre i 5-6 mesi. Ovviamente, come potete ben vedere, la runa che si abbina alla carta del diavolo è appunto Nautis, che rappresenta proprio delle limitazioni, evidentemente imposte dai rapporti ufficiali che avrete entrambi, o comunque ostacoli, sensi di colpa nel caso in cui questo paggio rappresenti appunto un figlio, che devono essere in qualche modo superate, che richiedono pazienza, sopportazione, valore e coraggio messi a dura prova. Quindi ci sarà una necessaria capacità di gestione della situazione, del proprio futuro, dell'istinto, dell'impulsività e ovviamente della libido. Quindi qui ci sarà veramente la necessità da parte di entrambi di tenere a freno i vostri istinti, perché qui arriveranno a dei livelli veramente molto elevati che potrebbero portare, vi ripeto, all'azzardo. Nautis ci parla anche della necessità, dunque, come vi dicevo appunto con la carta del diavolo, di però razionalizzare i propri sentimenti, cioè di riuscire a capire che cosa effettivamente ad oggi ancora vi lega a questa persona, cioè se vi lega semplicemente un desiderio sessuale, fisico molto importante, oppure in realtà se c'è ancora del sentimento. Quindi sarà un periodo, diciamo che eroticamente molto bello, vissuto con grande intensità, ma che vi metterà alla prova, non poco. Per cui dovrete andare a valutare ulteriormente i vostri sentimenti, a capire effettivamente a questo punto cosa farne di questa imperatrice, di questo eventuale paggio, e cercare di capire se è o meno il caso di portare avanti una relazione però questa volta ufficiale con questa persona del vostro passato. Quindi sicuramente non vi annoierete nei prossimi 5-6 mesi, ma ovviamente, proprio perché stiamo parlando della carta del diavolo e ovviamente della runa Nautis, non sarà sicuramente un periodo particolarmente facile. Dovrete di nuovo rimestare nella vostra interiorità. Però qui c'è uno sblocco della situazione. Anzi, c'è proprio un ripartire, anche se vi ripeto, nel nascondimento e ovviamente in maniera non del tutto alla luce del sole, in maniera non del tutto pulita. Cioè sarà un rapporto che riprende innanzitutto da un punto di vista fisico. D'accordo? Voi sapete che io dopo un po' di tempo tendo a ovviamente rifare le stese, di conseguenza rifarò anche questa stesa e dunque andremo a tenere d'occhio chiaramente la situazione per cercare di capire come potrebbe evolvere dopo ovviamente questi incontri così passionali o anche dopo in qualche modo aver inizialmente rotto il ghiaccio. D'accordo? Dunque, come sempre, buona fortuna, buoni incontri e ovviamente tenete duro.